Ciao a tutti, in questo video voglio parlare della riconquista con il distacco totale. Il distacco totale è molto utile quando si vuole riconquistare una persona, soprattutto ovviamente quando questa persona è stata questa persona qua a lasciarti. Perché se una persona ti lascia e tu ti metti a inseguire, vai solo a corroborare il fatto che sei coinvolto e quindi vai a stimolare il fatto di aver fatto bene a lasciarti. E purtroppo succede questo, più insegui quando sei stato lasciato, più l'altra persona pensa ho fatto proprio bene a lasciarla. E invece devi fare esattamente il contrario, dimostrare che te ne fotti. Lei ti lascia, lui ti lascia, e tu se vuoi riconquistarla devi dimostrare che te ne fotti del fatto che ti ha lasciato. Anzi, non dico che provi piacere, ma insomma, quasi quasi sei pure contento o contenta. È ovvio che non devi dire questo, ma devi mettere in atto il distacco totale. Distacco totale vuol dire che lei ti lascia, tu sparisci, non ti vai neanche a interessare di niente. Distacco totale vuol dire che deve essere un no contact completo, totale. Non vai a vedere gli stati WhatsApp, te ne fotti di cosa pubblica su Facebook. Non blocchi eventualmente, ma se ti manda messaggi non rispondi, manco li vai a vedere i messaggi. Quindi questo è quello che devi fare se vuoi riconquistare. Però devi renderti conto di una cosa, che il distacco deve essere veramente totale. E totale per almeno 21 giorni. 21 giorni è un numero interessante perché è il numero che serve praticamente per far sì che l'altra persona da 3 giorni inizia a capire che forse te ne fotti abbastanza. 21 giorni inizia a capire che veramente te ne sbatti proprio le palle e questo è molto importante perché consente di ottenere degli ottimi risultati dal punto di vista della seduzione e del coinvolgimento, consente veramente di ottenere ottimi risultati e l'altra persona inizierà a farsi venire dei dubbi, a dire ma questo o questa mi avrà mai veramente amato perché non si fa più sentire. E uno dice, vabbè, ma allora se uno pensa che non ti ama è difficile, insomma, come dire, magari si dimentica di me. Ecco, questo è l'errore, se tu pensi magari si dimentica di me è perché sei ancora coinvolto, sei ancora succube, sei ancora uno zerbino o una zerbina, non vali niente se pensi questo, non vali niente, devi iniziare a pensare diversamente, a pensare, mi ha lasciato? Mi ha lasciata? Poverino, poverina, non sa quello che si perde. Il distacco deve essere veramente totale, perché se non è totale, e allora tu inizi a guardare i video che posta magari, che ne so, sulle storie di Instagram, o vai a vederti se cambia stato su WhatsApp, o vai a vedere i mi piace che metti, e ti ingelosisci pure se metti un mi piace a una, che ne so, a un'altra, a una sciacquetta, alla sciacquetta di turno, al sciacquetto di turno, vai pure a ingelosirti. Perché se tu invece fai bene le cose e crei un distacco totale, quindi vai subito a somministrare indifferenza, vai subito a somministrare rifiuto, non sarà la prima sciacquetta che passa a portartelo via o il primo pirla che passa a portartela via. Devi però avere questa forza interiore. È molto importante, anche lui dice, ma lui non se ne rende, o lei, insomma, non se ne rende conto se io vado a spiare, a guardare cosa fa. No, lei non se ne rende conto, ma la tua parte emotiva sì. La tua parte emotiva si rende perfettamente conto che sei un coglione. La tua parte emotiva si rende perfettamente conto che sei una cogliona, che non è riuscita ancora a staccarsi mentalmente, la tua parte emotiva se ne rende conto e allora ti penalizzerà ancora di più facendo che cosa? Facendoti innamorare ancora di più, coinvolgerti e allora insomma quando a furia di spingere si entra dentro, perché spingi un po', spingi 2 volte, spingi 3, poi si entra dentro e allora tu inizierai a non riuscire a fare a meno che devi a tutti i costi mandare un messaggio, devi a tutti i costi scrivere qualcosa, devi a tutti i costi fare qualche cosa.
E allora, se farai qualcosa, avrai praticamente perso completamente la partita, perché nel momento in cui sarai presa o sarai preso dalla messaggita acuta, non avrai più possibilità di venire a nuove conoscenze, non avrai più possibilità di venire a ricrearti un'altra situazione importante, non avrai più la possibilità di venire a concepire il fatto che puoi tranquillamente vivere, stare senza di lei, senza di lui. E questo ti condannerà ad una vita di merda praticamente, perché ti farà, diciamo, iniziare a nutrirti di emozioni che sono emozioni negative. Inizierai a nutrirti proprio dell'abbandono, di quella cosa che avresti voluto rifiutare in qualche modo, avresti voluto sganciarti in qualche modo, invece andrai a nutrirti proprio di quella. E allora devi trovare la forza. Come si trova la forza per mantenere sto cavolo di distacco totale senza andare a vedere per almeno 21 giorni? Come si fa a ottenere questo? È possibile se inizi a avere la completa gestione del tuo fabbisogno emotivo, cioè devi sapere che la tua parte emotiva devi dargli delle emozioni tutti i giorni, perché è come un cane che se non gli dai la polpetta buona si mangia la polpetta avvelenata del primo ladro che passa, e quindi devi imparare, se vuoi, a darti delle emozioni. E quindi piuttosto mettiti deliberatamente in situazioni imbarazzanti. In situazioni imbarazzanti ti somministri delle micro tensioni, te le somministri tu però, fai sì che sei tu a somministrarti queste micro tensioni e vai, non lo so, no, vai, che ne so, in un supermercato, in un centro commerciale, in un negozio, ti fai provare 50 cose e non ne compri neanche una e ti godi l'imbarazzo del fatto della commessa che ti romperà i coglioni, per fare un esempio. Oppure, che ne so, ti godi delle piccole situazioni dove ti dai delle emozioni che ti possono in qualche modo, vai sulle montagne russe, non lo so, fai qualcosa, vai a vederti Dario Argento, i film di terrore, fai qualcosa che ti possa emotivamente coinvolgere. È ovvio che nel momento in cui inizi a somministrarti piano piano tensioni, vai a fermare le donne per strada, gli uomini per strada e vedi, entra nell'imbarazzo, non devi avere la scelta dell'imbarazzo. No, non devi avere l'imbarazzo della scelta, devi fare la scelta dell'imbarazzo. Deliberatamente metterti in situazioni tensionali, deliberatamente optare per diciamo gli stimoli rigeneranti, se te li proponi da solo, se te li propini da solo, diventano appaganti. Cioè se io deliberatamente decido di andare a vivermi una tensione da qualche parte, riduco il carico, riduco il problema e quindi inizio a liberarmi di un peso, inizio a essere più consapevole di me stesso e inizio a essere meno dipendente di questa persona, perché sono io che decido quando somministrarmi delle emozioni, che tipo di emozioni, con che frequenza, e questo ti libera completamente e ti rende una persona nuova, una persona in grado di riuscire a mantenere il distacco totale. E vedrai che poi, se tu riuscirai, questa persona tornerà, perché tutti ritornano dopo un po', soprattutto se vedono che non c'è interesse dall'altra parte. E quando ritornerà, allora tu potrai decidere che cosa fare, se riprendertela, non ti conviene riprenderlo subito, ti conviene mantenere, diciamo, un po' di mettere dei vincoli, porre delle condizioni in modo tale che si ribalti la clessidra e che sia lui o lei a coinvolgersi di più. Bene, ti ricordo una cosa adesso, che vieni venerdì 13 aprile a Torino per Conquista la Felicità, ore 20:45, Torino, corso 3013, riferimento 333 1511 703, venerdì 13 aprile ore 20:45, Educatore della Provvidenza, Torino, corso 3013, ti aspetto, mi raccomando, il riferimento è il 333 1511 703. Ti ricordo altresì un'altra cosa, iscriviti al canale, perché se raggiungiamo gli 80.000 iscritti entro il 1 giugno, questi 80.000 avranno un corso gratuito. Ti dirò poi come, ma devi iscriverti al canale e quindi fai anche iscrivere i tuoi amici,
fai anche iscrivere, che ne so, il vicino di casa, perché se non si raggiungono gli 80.000 iscritti entro il 1° giugno non ci sarà nulla. Quindi tutto vanificato, quindi iscrivetevi, c'è ancora tempo, ci si può fare, mettiamocela tutta. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, ciao!